Lunga vita al compact disc! Oggi andiamo a presentare un lettore CD, un Pioneer PD717. Siamo nel 1988, in Giappone. Veniva presentato questo che era un apparecchio non di punta ma a livelli alti. Questo Pioneer PD717 era un prodotto esclusivo per il mercato giapponese. Infatti in Occidente veniva conosciuto come PD7100, un prodotto di fascia alta che comunque presentava qualche diversità che poi andremo a vedere. Era un prodotto che doveva competere con molti altri delle altre case produttrici e che quindi presentava delle accortezze tecniche che erano all'altezza della fascia in cui andava a inserirsi. Aveva una meccanica a scorrimento magnetico proprietaria di casa Pioneer e un doppio convertitore DAC dell'Analog Devices, che è proprio lì la differenza che sta rispetto al PD7100, oltre ovviamente alla presenza dei due fianchetti laterali in legno e il piano superiore in alluminio satinato. Ma adesso andiamo a scoprirlo meglio all'interno, vediamo com'è costruito, vediamo anche appunto qualche dettaglio tecnico. Per il resto vi rimando comunque alla descrizione dettagliata che trovate sul sito. Costruzione di casa Pioneer di alto livello, quindi con chassis in metallo ovviamente a nido d'ape. Non siamo ai livelli dell'armatura, però è una sottigliezza in più che vedevano i modelli superiori. Trasformatore e sezione dei trasformatori di alimentazione e la scheda PCB che contiene un po' tutto quello che è sia la rettificazione della tensione in ingresso, delle tensioni in ingresso che vanno ad asservire le varie sezioni del lettore, la sezione di decodifica del segnale arrivante dal pickup, il chip che esegue tutto quello che è la logica di comando e controllo, e poi qui troviamo tutto lo stadio di conversione e di uscita, quindi col doppio convertitore dell'Analog Devices AD1860N in versione J, quindi una versione più avanzata, una versione più selezionata di quello che è il convertitore standard, che appunto è la differenza che c'è con il PD7100, che vede invece al suo posto dei PCM 56P di casa Burr Brown. La differenza la si sente dal punto di vista proprio dell'ascolto, perché questi sono convertitori un po' più caldi, un po' più musicali. Lo stadio di uscita invece è quella parte che vediamo qui, che è proprio quello che viene dopo il convertitore digitale analogico. Questo lettore è anche dotato di uscita digitale sia ottica che coassiale ed è selezionabile da questo selettore. Veniamo alla parte dell'ottica, la parte meccanica, quella che si trova qui sulla sinistra. Si tratta di una meccanica di alto livello. Infatti questo tipo di meccanica a scorrimento magnetico, ovviamente di casa Pioneer, è il fiore all'occhiello di questo lettore. È una meccanica, la PWY 1011, che veniva montata anche sul modello Elite, il PD73, e la versione leggermente diversa, ma neanche tanto, la PWY 1004, era montata sui top di gamma, il PD91, il PD93 e il PD95, e tutte ovviamente le versioni anche giapponesi, quindi il 3000, il 5000 e il T09, il più grosso in assoluto, ecco, diciamo. La parte frontale invece vede tutto quello che è il circuito stampato relativo al display e alla gestione dei comandi della pulsantiera e il PCB relativo all'uscita delle cuffie regolabile. Un frontale tipico degli apparecchi degli anni 90, quindi fine anni 80, e con la gradevole aggiunta di questi due bei pannelli laterali in legno. Partendo da sinistra troviamo il tasto di accensione e i tasti di visualizzazione del tempo, di ripetizione e l'autospace, che introduce uno spazio tra un brano e l'altro, utile magari per le registrazioni, per far riconoscere le tracce delle cassette quando vengono registrati degli album dal vivo, per esempio. Tasto di espulsione del cassetto, andiamo a inserire un compact disc,
Il riconoscimento delle tracce è abbastanza veloce, appunto grazie alla meccanica a scorrimento magnetico. E qui troviamo i tasti di fader, quindi lui introduce un aumento e un abbassamento del volume all'ingresso e all'uscita dei brani, una cosa in più che aveva questo lettore. Gli index che sono dei sottobrani al brano principale, soprattutto in musica classica, la riproduzione casuale e l'edit per la registrazione su cassetta. Qui troviamo l'uscita cuffie con il livello regolabile. Il grande tastierino numerico ci consente un accesso diretto ai brani, sia che questi siano fino a 9 brani che più di 10 o più di 20. Tutto questo che è il tastierino più grande è quello principale, quello che ci consente la riproduzione, quindi lo stop e la pausa. Avanzamenti di brano lo possiamo fare con il track search in avanti o indietro, mentre invece all'interno del brano andiamo a fare la ricerca precisa tramite la ricerca manuale. La parte sopra è dedicata alla programmazione dell'ordine d'ascolto dei brani contenuti nel CD, l'ordine d'ascolto preferito. La si può programmare ovviamente a lettore fermo e controllare i brani inseriti, cancellarli oppure creare delle finestre musicali. Molto semplice nei collegamenti il posteriore, abbiamo l'uscita del cavo di alimentazione, l'uscita analogica del segnale per il canale destro e il canale sinistro su connettori dorati, connettore dorato RCA ovviamente anche per il segnale digitale coassiale, e uscita Toslink ottica quindi per il segnale sempre digitale. Il segnale digitale è escludibile tramite l'apposito selettore, questo consente un minore assorbimento di quella sezione digitale e a tutto vantaggio di tutti gli altri circuiti. A livello di competitor questo lettore ne aveva parecchi, perché appunto trattandosi di una sorgente che all'epoca la faceva da padrona rispetto all'LP che aveva quasi soppiantato, c'erano molte case costruttrici che presentavano i propri modelli di lettore CD. La fascia in cui si collocava questo era abbastanza popolata e andiamo a vederne 3 in tutto, perché altrimenti sarebbe veramente troppi. Ne troviamo per esempio in Europa. Io proporrei un Grundig, un CD 8400, un prodotto sostanzialmente di casa Philips con meccanica Philips, una CDM2 e il TDA 1541. Era un prodotto molto appetibile a molti per via dello stadio di conversione. La fascia di prezzo era orientativamente la stessa di questo PD717, quindi diciamo che era un competitor che poteva essere all'altezza. Un altro possibile concorrente era il Marantz, il CD75 MK2, e siamo molto simili come sonorità al Grundig CD8400, montando la stessa ottica, non la stessa meccanica ma la stessa ottica e lo stesso stadio di conversione. E avevamo invece in casa giapponese un Luxman, un D112, che poteva era ovviamente allo stesso livello di prezzo, ma che aveva qualcosa in più rispetto a quello che era la conversione. Si tratta di un lettore di casa Luxman che ovviamente per il marchio giapponese era quasi un entry level, perché comunque la Luxman produceva lettori CD di alta gamma e quindi anche dall'aspetto magari era un po' più sobrio di questo, però era molto appetibile appunto perché è un prodotto di casa Luxman. Siamo alle conclusioni anche di questo video. Ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale e cliccare la campanella, così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi di questi che sono prodotti che trovi in vendita sul nostro sito online, sul nostro e-commerce www.allstore.it. Sono acquistabili sia dal sito che qui in loco a Rovere della Luna in provincia di Trento, previo appuntamento. Ovviamente sono ancora disponibili perché si tratta tendenzialmente di pezzi unici, quindi una volta venduti dovranno ripresentarsi per poter essere di nuovo disponibili. Bene, vediamo adesso a chi è rivolto questo apparecchio. Si tratta di un lettore CD molto performante e musicale, quindi è decisamente rivolto a chi è appassionato e vuole ascoltare al meglio i propri compact disc, dando quel tocco in più che, come abbiamo visto,
il convertitore digitale analogico dell'Analog Devices sa dare. Grazie per essere arrivato fin qui. Se hai dei suggerimenti, qualsiasi cosa, scrivilo nei commenti. Ti ringrazio ancora e viva il vintage!